Lezione 1. L'asciugamano perfetto. Hai messo in valigia gli asciugamani per il nostro viaggio? Sì, certo. Ho portato quelli leggeri. Ottima scelta! Si asciugano così in fretta. In effetti sono molto meglio di quelli pesanti. Sono d'accordo. Ci mettono un'eternità ad asciugarsi. Inoltre non occupano molto spazio nella borsa. Esatto. Lo spazio è essenziale quando si fa la valigia. E abbiamo bisogno anche di spazio per gli spuntini, non è vero? Assolutamente sì. Gli spuntini sono fondamentali per una giornata in spiaggia. Che snack hai portato? Ho portato della frutta e dei panini. Perfetto! Ma ricordatevi di tenerli al fresco. Ho messo degli impacchi di ghiaccio nella borsa frigo. Ottima idea! Hai controllato la protezione solare? Sì, ce l'ho proprio qui. Fantastico! Non possiamo dimenticarlo. Crema solare e asciugamani, gli essenziali per una gita al mare. Mi sento pronto per il sole e il divertimento. Non dimentichiamoci i nostri cappelli. Sì, i cappelli sono essenziali per proteggere la nostra testa. Saremo le persone più stilose in spiaggia. Lezione 2. Il mix ideale per il giardino. Credo che vorrei un mix di fiori, erbe aromatiche e magari qualche verdura. Sembra delizioso. Quali fiori stai pensando? Penso ai girasoli e alle calendule. Aggiungeranno un tocco di luminosità al giardino. Sì, lo faranno. E attireranno anche le api. Le api sono essenziali per l'impollinazione. Quali erbe preferisci? Adoro il basilico e la menta. Sono davvero utili in cucina. Assolutamente sì. Le erbe fresche fanno davvero la differenza. Sono d'accordo. E le verdure? Qualche suggerimento? E che dire di pomodori e peperoni? Sono divertenti da coltivare. Sono delle scelte eccellenti. E sono anche molto popolari. Sì, e possono essere utilizzati in molti piatti. Immagino già un'insalata deliziosa. Sembra una soluzione rinfrescante per l'estate. Per tutte queste piante avrò bisogno di un buon annaffiatoio. Certamente, un'irrigazione adeguata è fondamentale per la crescita. Dovremmo prendere in considerazione anche qualche attrezzo da giardinaggio. Sì, una cazzuola e dei guanti sarebbero l'ideale. Non voglio sporcarmi troppo le mani. Il giardinaggio può essere disordinato, ma è gratificante. Non vedo l'ora di iniziare questo progetto di giardinaggio. Anch'io. Sarà uno spazio meraviglioso da godersi. Troviamo le piante migliori e cominciamo. Lezione 3. Preparazione aziendale. Ho studiato gli standard del settore per la nostra idea imprenditoriale. Fantastico! Cosa hai scoperto? Sì, ho fatto i miei compiti sui margini di profitto medi. Questo è importante. Quali sono i margini?
Le percentuali variano, ma la maggior parte delle aziende punta a circa il 20%. Sembra ragionevole. Hai riscontrato delle sfide comuni? Sì, molte startup hanno difficoltà con il marketing e la visibilità. È vero? Come pensiamo di distinguerci? Abbiamo bisogno di una forte presenza online e di un marchio unico. Sono completamente d'accordo. I social media possono essere molto efficaci. Assolutamente sì. È gratuito e raggiunge un vasto pubblico. E il feedback dei clienti? Hai fatto delle ricerche in merito? Sì, il feedback dei clienti è fondamentale per il miglioramento. Mi piace l'idea di usare i sondaggi per raccogliere opinioni. Ciò ci aiuterà a prendere decisioni consapevoli. E i nostri concorrenti? Li avete analizzati? Sì, comprendere i concorrenti è fondamentale per la strategia. Cosa hai imparato su di loro? Spesso si concentrano sulla qualità e sul servizio clienti. Questi sono elementi chiave per il successo. Esatto. Dobbiamo dare priorità a questi aspetti nel nostro piano aziendale. Dopo aver parlato di tutto questo mi sento più sicuro. Anch'io. Siamo sulla strada giusta per il successo. Lezione 4. Benefici per il fitness. In realtà è stato piuttosto positivo andare in palestra regolarmente. È meraviglioso sentirlo. Quali cambiamenti hai notato? Mi sento più energico e concentrato durante il giorno. Questo è un vantaggio fantastico. L'esercizio fisico aiuta davvero. Sì, e ho anche perso qualche chilo. È un grande risultato. Come fai a rimanere motivato? Ogni settimana mi pongo piccoli obiettivi. Questa sì che è una strategia intelligente. Quali obiettivi ti sei prefissato? Il mio obiettivo è aumentare gradualmente il peso che sollevo. Questo è ambizioso. Ammiro la tua determinazione. Grazie. E tu? Come va la tua routine in palestra? Ultimamente ho provato le lezioni di gruppo. Sembra divertente. Quali corsi hai provato? Ho frequentato un corso di Zumba e mi è piaciuto tantissimo. La Zumba è un allenamento davvero vivace. Ti è piaciuta la musica? Sì, la musica mi ha dato energia. La musica fa una grande differenza durante l'allenamento. Assolutamente. Fa volare il tempo. Hai mai pensato di provare anche lo yoga? Sì, sembra un ottimo modo per rilassarsi. Certamente. Trovo che aiuti anche con la flessibilità. Devo lavorare sulla mia flessibilità. Sia lo yoga che lo stretching possono essere utili. Lo aggiungerò alla mia routine. Insieme possiamo continuare a incoraggiarci a vicenda. Lezione 5. La questione della corruzione. È allarmante il numero di funzionari corrotti di recente. Sono completamente d'accordo. Mina la fiducia nei nostri sistemi.
Un altro esempio è quando i criminali vengono liberati grazie alle tangenti. È davvero inquietante. Ha ripercussioni sulla sicurezza pubblica. Sì, persone innocenti possono soffrire a causa di azioni corrotte. Crea un circolo vizioso di criminalità e impunità. Esatto. Come possiamo affrontare questo problema in modo efficace? La trasparenza è fondamentale. Abbiamo bisogno di un dibattito aperto al riguardo. Credo che siano essenziali anche leggi e sanzioni severe. Assolutamente. Punire la corruzione può scoraggiare gli altri. Quale ruolo giocano i media in questa situazione? I media possono denunciare la corruzione e informare l'opinione pubblica. Questo è fondamentale. La consapevolezza può portare all'azione. E i cittadini devono chiedere conto ai funzionari. Sì. Dovremmo tutti partecipare al processo democratico. L'impegno civico è fondamentale per una società sana. È nostra responsabilità promuovere il cambiamento. Sono d'accordo. Possiamo sostenere le organizzazioni che combattono la corruzione. Insieme possiamo fare la differenza nelle nostre comunità. Continuiamo a discutere di questi importanti argomenti. Assolutamente sì. Conversazioni come questa possono ispirare gli altri. Lezione 6. Pianificazione perfetta. Sono entusiasta di questo viaggio. Spero che la prenotazione sia un'esperienza senza intoppi. Assolutamente sì. Un buon inizio è essenziale. Controlliamo attentamente ogni dettaglio. Sì, controlliamo prima gli orari dei voli. Devono coincidere perfettamente. Esatto. Ho sentito dire che perdere un volo è un'esperienza piuttosto spiacevole. Certamente. E le nostre prenotazioni alberghiere? Dovremmo anche confermare la posizione e gli orari del check-in. Credo che sia saggio assicurarsi di avere abbastanza tempo per ambientarsi. Esatto. E dobbiamo organizzare i trasferimenti aeroportuali? Giusto. Mi dispiacerebbe molto rimanere bloccato in aeroporto. D'accordo. Verifichiamo subito le nostre opzioni di trasporto. Dovremmo controllare se l'hotel offre un servizio navetta. Sarebbe efficiente. Preferisco non avere a che fare con i taxi. Anch'io. A volte possono essere piuttosto imprevedibili. E per quanto riguarda la ristorazione? Ci sono ristoranti vicino al nostro hotel? Ah, fammi controllare. Dobbiamo assolutamente assaggiare la cucina locale. Sì, un viaggio è sempre più ricco di buone esperienze culinarie. E dovremmo leggere le recensioni per evitare spiacevoli sorprese. Ottima idea. Un po' di ricerca può fare molto, non è vero? Certo. E le attività? Abbiamo i biglietti pronti? Dobbiamo assicurarci che siano prenotati in anticipo per evitare delusioni. Ottima idea. Non vorrei perdermi gli eventi principali. Inoltre, confermiamo il nostro itinerario. Avere un piano è confortante. Esatto.
Mi sento molto meglio quando sono organizzata. Anch'io. Rende l'attesa ancora più piacevole. Ora, definiamo tutto e assicuriamoci che tutti i dettagli siano perfetti. Lezione 7. Approfondimenti locali. Devo dire che questo mercato è molto vivace. Sono felice di essere venuti qui. Sì, l'atmosfera è fantastica. È un piacere osservare la vita locale. Dovremmo fidarci dei consigli della gente del posto sui cibi? Assolutamente sì. Sanno dove mangiare meglio. Giusto. Ricordo quando abbiamo provato quella perla nascosta la settimana scorsa. Sì, il cibo era incredibile e i prezzi erano ragionevoli. Mi chiedo se non dovremmo imparare a comunicare meglio. Certo, conoscere qualche frase locale può fare molto. Lo rifaresti se ci perdessimo? Certo, sarebbe un'avventura in sé. Perdersi può portare a scoperte inaspettate. Esatto, a volte i ricordi più belli nascono dalle sorprese. Ricordi il giorno che abbiamo trascorso vagando per le strade? Come potrei dimenticarlo? Ci siamo imbattuti in quel bellissimo parco. E i musicisti di strada? Hanno aggiunto tanto fascino. Sì, la musica ha il potere di unire le persone, non è vero? Sì. Credo che migliori le nostre esperienze. Che ne dici di provare qualche prelibatezza locale? Non vedo l'ora di sperimentare. Mi fido dei consigli della gente del posto. Ottima idea! Di solito vale la pena provare i loro piatti preferiti. Questa volta ricordiamoci di prendere appunti. Sì, un diario di viaggio aiuta a documentare ogni dettaglio. Avrei dovuto farlo prima. Dimentico così tante cose. Non preoccuparti. Ogni viaggio è un'opportunità per migliorare. Come si dice, la pratica rende perfetti. Esatto. Vogliamo chiedere a un venditore qual è il suo piatto preferito. Sì. Non esitiamo a interagire con la gente del posto. Ecco come prepararsi e accogliere nuove esperienze. Non potrei essere più d'accordo. Godiamoci la giornata. Lezione 8. Sapori locali. Non potrei essere più d'accordo. Questo pasto è assolutamente delizioso. Anche a me questo pasto piace molto. Ogni boccone è una nuova esperienza. Sono contento che abbiamo deciso di provare le specialità locali. Ce le hanno consigliate vivamente. Sì, ho sentito cose meravigliose su questo ristorante. Non mi hanno deluso. Le spezie sono così vivaci. Danno profondità a ogni piatto. Sono completamente d'accordo. È una sinfonia di sapori nel mio piatto. E la presentazione è squisita. Sembra quasi troppo bello per essere mangiato. In effetti, mi sento quasi in colpa a scavare. Quasi.
Chissà quale sia l'ingrediente segreto. Ha un sapore straordinario. Forse è il tocco magico dello chef. Di sicuro hanno imparato la loro arte. Dovremmo chiedere la ricetta. Ottima idea, se solo condividessero i loro segreti. Immagina di cucinare questo a casa. Mi sentirei uno chef. Faresti sicuramente colpo sui tuoi amici. Sarebbero invidiosi. E mi godrei tutti i complimenti. Sembra fantastico. E non dimentichiamoci del menù dei dessert. Oh, sono già emozionato. Cosa pensi che dovremmo ordinare? Ho sentito dire che la torta al cioccolato fondente è assolutamente da provare. Sembra paradisiaco. Immagino già quanto sarà ricco. Non perdiamo tempo. Dobbiamo ordinarlo subito. Farò segno al cameriere di fermarsi. Ci concederemo un po' di dolcezza. Perfetto! Questo pasto è stata una deliziosa avventura per le nostre papille gustative. Sono d'accordo. Se solo ogni pasto potesse essere così memorabile. Forse sì, se continuiamo a esplorare insieme le cucine locali. Sì. Eccoci a tante altre avventure culinarie. Lezione 9. Avventure culinarie. Sto pensando di preparare gli spaghetti per cena. Sembrano deliziosi, non è vero? Certamente. Gli spaghetti sono sempre una scelta deliziosa. Ottimo. Vuoi venire a cena? Mi piacerebbe molto. Hai bisogno di aiuto con la cucina? Sì, grazie. Cucinare è più divertente in compagnia. Sono d'accordo. In più, ho qualche ingrediente segreto da aggiungere. Oh. Ora hai stuzzicato la mia curiosità. Cosa sono? Ho del basilico fresco e un formaggio speciale. Ne esalterà il sapore. Sembra fantastico. Le erbe fresche fanno sempre la differenza. Esatto. E che tipo di salsa pensi di usare? Stavo pensando a una classica marinara. Si abbina perfettamente agli spaghetti. Un vero classico. Vogliamo rifarlo da zero? Assolutamente sì. Sarà molto più buono della versione comprata. Non vedo l'ora di tritare un po' d'aglio. Aggiunge un tocco di sapore intenso alla salsa. E non dimenticate le cipolle. Sono essenziali per il sapore. Giusto. Forse dovremmo farne una grande quantità così avremo degli avanzi. Ottima idea. Gli spaghetti sono degli avanzi deliziosi. In più, possiamo invitare qualche amico a unirsi a noi. Che idea fantastica! Più siamo, meglio è. Posso preparare anche un'insalata. Equilibrerà bene il pasto. Perfetto. Un'insalata fresca si sposa benissimo con gli spaghetti. Porterò anche del dolce. Preferisci la torta o i biscotti? Oh, che ne dici dei biscotti?
Sono sempre un piacere per tutti. Biscotti. Questa cena sarà fantastica. Sono d'accordo. Non vedo l'ora di vivere insieme la nostra avventura culinaria. Anch'io. Stabiliamo un orario per la nostra abbuffata di spaghetti. Che ne dici di questo sabato sera? Ti va bene? Lezione 10. Sognare l'avventura. Non vedo l'ora di vivere questa avventura. Sarà indimenticabile. Anch'io. Dovremmo fare ricerche e finalizzare presto la destinazione dei nostri sogni. Quali sono i posti migliori nella tua lista? Ho sempre sognato di visitare le spiagge della Thailandia. E tu? Mi piacerebbe esplorare le antiche rovine in Italia. Sembra affascinante. Entrambe le opzioni offrirebbero esperienze straordinarie. Forse possiamo combinare il meglio di entrambi i mondi. Che idea intrigante! Un viaggio 2 in uno potrebbe essere incredibile. Immagina di visitare il Colosseo e poi rilassarti su una spiaggia. Sarebbe il perfetto equilibrio tra cultura e relax. Dovremo verificare le opzioni di volo per entrambe le località. Certamente. Dobbiamo assicurarci che si adattino ai nostri impegni. E per quanto riguarda l'alloggio? Dovremmo prendere in considerazione posti unici dove soggiornare. Sì, una villa in Italia o un bungalow in Thailandia sembrano deliziosi. Mi immagino già mentre sorseggiamo un cocktail in riva al mare. Sarebbe una vera delizia. Diamo un'occhiata anche alla cucina locale. Il cibo è una parte fondamentale di ogni esperienza di viaggio. Sono d'accordo. Non vedo l'ora di provare l'autentica pasta italiana. E assaggiare il delizioso cibo di strada thailandese sarà un must. Dovremmo includere nel nostro itinerario anche le attività locali. Sì. Magari un corso di cucina per imparare qualche ricetta tradizionale. È un'idea eccellente. Ci lascerà ricordi indelebili. Mi sento sempre più emozionato ogni volta che definiamo un dettaglio. Anch'io. Questa sarà sicuramente un'avventura da ricordare. Stabiliamo una scadenza per prendere le nostre decisioni definitive. Assolutamente. Prima ci impegniamo, prima potremo iniziare a pianificare. Ecco come trasformare la nostra avventura da sogno in realtà. Lezione 11. Scegliere l'auto giusta. Sì, ci sono rimaste alcune auto. Chissà quali altre opzioni abbiamo. Che tipo e dimensione desideri per il nostro viaggio? Ho bisogno di una macchina piccola, facile da guidare e da parcheggiare. Sembra pratico. E per quanto riguarda l'efficienza del carburante? Giusto. Preferisco un'auto che ci faccia risparmiare sulla benzina. Dovremmo controllare se sono disponibili opzioni ibride? Assolutamente sì. Sarebbe anche ecologico. Apprezzo il pensiero. E la comodità? Vorrei anche qualcosa con abbastanza spazio per i bagagli. Sì, dobbiamo mettere dentro tutta la nostra attrezzatura.
Cosa succede se durante un viaggio in auto ci imbattiamo in qualche spuntino inaspettato? Questi spuntini meritano un posto a sedere tutto per loro. Sembra che abbiamo molto su cui riflettere, non è vero? Esatto. Forse dovremmo chiedere consiglio al dipendente. Ottima idea! Scopriamo insieme quali modelli sono disponibili. Spero che abbiano qualcosa con il tettuccio apribile. Cosa ne pensi? Sarebbe fantastico! Un po' d'aria fresca rende sempre più piacevole il viaggio. In più, possiamo goderci il paesaggio mentre guidiamo. Sì. Dopotutto, è tutta una questione di esperienza. Vogliamo fare anche un giro di prova? Non vorrei impegnarmi senza prima provarlo. Una decisione saggia. Vediamo come si comporta su strada. Ecco come trovare l'auto perfetta per la nostra avventura. Lezione 12. L'arte di creare bevande. Trovo affascinante il modo in cui la birra e i liquori si sono sviluppati nel corso di centinaia di anni. Esatto. Il processo richiede una tale precisione scientifica e maestria. Assolutamente sì. È come una delicata danza tra tradizione e innovazione. Ciò che mi incuriosisce di più è la complessità dei sapori che riescono a creare. Sì. Ingredienti diversi alterano notevolmente il sapore. Hai mai provato una birra artigianale con aromi come cioccolato o caffè? Sì. È stato sorprendentemente delizioso, non me l'aspettavo. È incredibile cosa può fare la creatività nella produzione della birra. E la distillazione degli alcolici è un altro livello di complessità. Esatto. Ogni fase del processo deve essere eseguita alla perfezione. È come dirigere un'orchestra, dove ogni strumento è importante. Non potrei essere più d'accordo. Un piccolo cambiamento può produrre risultati molto diversi. E la scienza alla base della fermentazione è davvero straordinaria. Sì, il lievito svolge un ruolo fondamentale. Trasforma gli zuccheri in alcol. E questo processo di fermentazione può durare giorni o addirittura settimane. La pazienza è essenziale. Dopotutto, le cose belle arrivano a chi sa aspettare. Hai mai visitato un birrificio o una distilleria? Sì, è stato illuminante vedere il processo in azione. Spero di visitarne uno presto. Una degustazione sarebbe un sogno. Sembra un piano delizioso. Dovremmo realizzarlo. Forse possiamo imparare ad apprezzare le sfumature di ogni bevanda. Sì, aumenterebbe il piacere di gustare queste bevande preparate con cura. Continuiamo ad esplorare insieme questo affascinante mondo della birra. Non vedo l'ora di vivere le nostre avventure nel mondo della birra e dei liquori. Ecco a voi tante esperienze di degustazione ricche di scienza e sapore. Lezione 13. La salute è importante. Devo dire che ora mi sento molto meglio. Ha avuto un impatto davvero positivo sulla mia salute. Sì, l'ho notato anch'io. Dormo meglio, ho più energia e il mio umore è migliorato notevolmente. È meraviglioso sentirlo.
Quali cambiamenti hai apportato? Ho iniziato a mangiare più cibi integrali e a fare regolarmente attività fisica. Ho fatto lo stesso. È incredibile la rapidità con cui il corpo risponde. Esatto. Prima mi sentivo sempre fiacco. Ora mi sento pieno di energia. È come se avessi attivato un interruttore. Sono più motivato per i miei compiti quotidiani. Assolutamente. Ora non vedo l'ora di allenarmi la mattina. Chi avrebbe mai pensato che saremmo diventati appassionati di fitness? È davvero divertente, in realtà. Ricordate quando preferivamo guardare le serie TV ininterrottamente? Ah, sì. Ora le nostre serate le trascorriamo facendo yoga. E mi piace tantissimo. Hai riscontrato altri benefici? Certamente. La mia concentrazione al lavoro è migliorata. Fantastico! Le sane abitudini fanno davvero la differenza. E la tua cucina? È cambiata anche lei? Moltissimo. Ho sperimentato nuove ricette. Mi piacerebbe provarne un po'. Qual è il tuo piatto preferito finora? Ho preparato un'insalata di quinoa con verdure arrostite. Era deliziosa. Sembra delizioso. Devi assolutamente condividere la ricetta con me. Lo farò. È nutriente e facile da preparare. Apprezzo le ricette semplici. Cucinare diventa un piacere. Sì, e ci mantiene entusiasti dell'alimentazione sana. Dovremmo organizzare una serata di cucina insieme? Ottima idea. Possiamo condividere ricette e consigli. Porterò gli ingredienti per il mio frullato preferito. Perfetto. Preparerò di nuovo la mia insalata di quinoa. Sarà una serata divertente e gustosa. Non vedo l'ora. La buona salute ha un buon sapore. Esatto. Eccoci al nostro viaggio verso la salute e le nostre deliziose scoperte. Lezione 14. Elementi nutrizionali essenziali. È bello consumare un pasto composto da frutta e verdura. Non potrei essere più d'accordo. Sono ricchi di vitamine e minerali essenziali. Sì. Anche il consumo di cereali e carni magre è importante per la salute. Esatto. Questi alimenti forniscono l'energia necessaria di cui abbiamo bisogno quotidianamente. Sento spesso dire che le persone la cui dieta è ricca di questi alimenti tendono a sentirsi più energiche. Assolutamente sì. Una dieta equilibrata contribuisce in modo significativo al nostro benessere generale. Qual è il tuo frutto preferito? Il mio sono sicuramente le bacche. I frutti di bosco sono deliziosi. Adoro i mango, sono così dolci e succosi. Lo vedo. E le verdure? Ne hai una preferita? Adoro gli spinaci. Sono così versatili. Puoi aggiungerli a quasi tutti i piatti. È vero. Gli spinaci sono anche ricchi di ferro e altri nutrienti. Esatto. È sempre bene scegliere cibi ricchi di nutrienti.
Ed è importante limitare i cibi lavorati, giusto? Sì, spesso mancano dei nutrienti di cui abbiamo bisogno per una salute ottimale. A proposito, ho letto che i piatti colorati possono indicare un pasto sano. Sì, più colori ci sono, più nutrienti. È come un arcobaleno nel tuo piatto. Mi piace questo approccio. Rende più divertente mangiare cibo nutriente. Certo, e poi cucinare insieme può rendere il tutto ancora più piacevole. Vogliamo organizzare presto una giornata di cucina sana? Oh, mi piacerebbe tantissimo. Potremmo sperimentare nuove ricette. Aggiungiamo ingredienti diversi. Sarà un'avventura. Non vedo l'ora di dare sfogo alla mia creatività in cucina. Ecco a voi pasti deliziosi e sani e buona salute.